Il lotto in cui siamo andati ad agire si compone principalmente di 3 edifici, totalmente immersi nel verde, con una eccezionale vista sulle colline, nell'Alta Val Tiberina in provincia di Arezzo. Ci siamo avvicinati al progetto con molta delicatezza, tant'è che l'obiettivo è stato quello di provare a trovare una formula per far sì che a opera finita non sembrasse che siamo intervenuti. Sono Rocco Borromini, questa è Casa Caldesini. Quando ci siamo trovati per la prima volta in questo luogo veramente immerso nella natura e molto poco edificato nel suo contorno, ci siamo trovati nella condizione di dover affrontare un percorso progettuale che fosse rispettoso del territorio e soprattutto rispettoso di quella che è l'architettura vernacolare, che io ritengo invece un tipo di architettura che ha un valore non istituzionalizzato ma assoluto. Per fare questo si deve per forza studiare quelli che erano in passato sia le tecniche costruttive che i materiali utilizzati. E il primo vincolo ce lo siamo dati da soli nella volontà di ricreare dall'esterno quello che poteva essere originariamente stato questo posto meraviglioso immerso nella natura che doveva rimanere immersivo. In tutti questi edifici abbiamo cercato di sfruttare, come abbiamo fatto per l'esterno, tutta la parte originaria per far sì che questa divenisse una componente fondamentale del design interno, contrapponendola sempre a elementi evidentemente moderni, perché come molto spesso accade la dicotomia tra il vecchio e il nuovo è valorizzante per entrambe le funzioni. La casa principale si compone di un ingresso che dà direttamente sulla sala pranzo ed è divisa questa sala pranzo dalla zona living da un camino. Il camino è fulcro della casa, intorno al quale ruota un setto murario in pietra vista che noi abbiamo lasciato, abbiamo cercato di conservare. Le coperture di tutto il piano sono fatte in rovere antico. Abbiamo pensato di realizzare un pavimento in cemento che abbiamo fatto fare direttamente dall'artigiano, che mantiene una certa naturalità da un punto di vista cromatico e una certa ruvidità da un punto di vista materico, che si contrappone alla texture delle pareti perimetrali che sono in pietra vista. Sempre allo stesso piano c'è la cucina, all'interno della quale abbiamo fatto un lavoro un po' diverso. È stato creato un grande bancone in acciaio inox centrale, un'isola che svolge la funzione primaria della cucina, intorno alla quale un altro elemento in inox sostiene un vecchio lavabo in pietra che abbiamo pensato di collocare per essere utilizzato così come si utilizzava una volta. Il pavimento in questo caso è composto da cementine fiorentine che abbiamo trovato antiche. Abbiamo trovato in una quantità abbastanza esigua queste stesse cementine di una colorazione diversa, infatti sono state usate come rivestimento di un bagno allo stesso piano. La scala in ferro è una semplicissima lama in ferro dello spessore di 1 centimetro, non ancorata alle pareti perimetrali, appunto per poter lasciare che questo vano che siamo andati a creare di collegamento mantenesse la sua originalità in termini materici, perché trovo che il ferro di per sé stesso sia un materiale abbastanza attinente a questo genere di strutture, per una questione soprattutto cromatica e di piccoli spessori che si possono utilizzare. La scala di collegamento porta a un piccolissimo disimpegno che a sua volta, con delle scale sempre realizzate in cemento lisciato direttamente dall'artigiano, portano a un piccolo tinello che affaccia sull'esterno verso un ulivo che era già presente. L'unico punto della casa dal quale c'è una vista tramite una vetrata abbastanza grandina, per il fatto che quello era la porta di un garage, e quindi abbiamo pensato di lasciare questa apertura un po' più grande del solito, mettere una vetrata più grande. L'ulivo si trovava già lì, abbiamo messo la stessa pavimentazione all'interno e all'esterno, una pietra locale posata a sorella, e quindi si crea una situazione piacevole sfruttando la porta di un garage e facendola diventare una cosa più carina. Da questo disimpegno si accede direttamente alla camera da letto padronale, completamente sormontata da una copertura in voltini che hanno creato non poche problematiche in termini di mantenimento per una questione di usura.
Tutta la pavimentazione in questo locale è stata fatta in cemento calettato. Con la stessa tipologia di materiale abbiamo rivestito anche le pareti del bagno, abbiamo creato un sostegno che fa da appoggio ai lavabili, che sono 2 vecchie mangiatoie delle galline in pietra, che abbiamo appoggiato su una solettina a sbalzo che a sua volta è stata rivestita di questo stesso cemento lisciato. Il secondo corpo di fabbrica oggi è adibito a stanze. I proprietari hanno esplicitamente chiesto che uno degli edifici fosse adibito a loro abitazione e il secondo edificio fosse adibito a stanza degli ospiti. Questo edificio ancora oggi è diviso in 2 piani, il piano superiore è un'unica camera da letto, molto grande e spaziosa, con un bagno centrale senza soffitto perché è costituita da un tetto a falde in legno antico, in abete antico, che crea di fatto un open space, è completamente circondata da delle gratici in laterizio che noi abbiamo ricostruito perché non erano più esistenti. Ho insistito personalmente perché venissero ripristinate, perché credo che, essendo che questa casa è disposta in senso nord-sud, il fatto che il sole tramonti sul lato lungo e sorga sul lato lungo opposto fa sì che questi gratici creino un'atmosfera sempre diversa nell'arco della giornata, sempre molto interessante e anche abbastanza tutelante nei confronti del rigore del caldo e dell'estate. Quello che si percepisce adesso a progetto finito, a mio avviso, è una condizione di grande pace. L'area è caratterizzata da tante piccole situazioni diverse che sono nate sempre seguendo quello che abbiamo trovato, con grande rispetto e nel tentativo di essere più delicati possibili nell'intervento.